Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i pesci, tendenze energetiche affettive per la seconda metà di marzo. Abbiamo la carta della torre, amici dei pesci. Qualche situazione, qualche certezza, qualche sicurezza potrebbe crollare. Non vi fate prendere dal panico, alle volte sono solo idee, ok? Quindi andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io intanto vi ricordo che comunque le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto in descrizione. Sempre nella descrizione trovate anche il link alle previsioni del 2024 e alle tarot pratiche del 2024. Vi ricordo che le sessioni individuali sono momentaneamente sospese e che queste sono letture generiche sugli affetti, possono riguardare la famiglia, la coppia, gli amici. Io vi dico qual è l'andamento energetico, poi voi cercate insomma di adattare la lettura alla vostra realtà. Nello specifico per le coppie e per i single sono già pubbliche, sono già online le previsioni per il mese di marzo, le trovate nella sezione dei video scorrendo in fondo. Allora, amici dei pesci, andiamo a vedere qual è l'energia. Abbiamo un 2 di bastoni, quindi si inizia un po' così con una sorta di indecisione. Abbiamo poi un cavaliere di coppe, un re di spade, fante di spade, abbiamo un cavaliere di spade, una ruota della fortuna. Tanti personaggi, devo dire, amici dei pesci, potrebbe anche riguardare una situazione familiare con tutte queste figure. Un'altra figura, un re di coppe e un 8 di pentacoli. Mm. Allora, come vi dicevo, c'è una sorta di indecisione con questo 2 di bastoni, probabilmente alla metà di marzo. Potrebbe essere inerente questa offerta o questa persona, se consideriamo il cavaliere di coppe come una persona. Allora, qui diciamo che c'è come la necessità in questo periodo di marzo di essere più determinati in qualche tipo di questione, in qualche tipo di situazione, perché poi qui abbiamo comunque, sì, è vero che c'è la torre, ma c'è anche la ruota della fortuna, che comunque è una carta molto positiva. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo da questo 2 di bastoni. Allora abbiamo un fante di bastoni e la carta della temperanza. Quindi qui potrebbe trattarsi di un nuovo progetto, potrebbe trattarsi di una persona, considerato che c'è un fante. Ci potrebbe essere il bisogno anche di ehm, prendersi un momento proprio in vista di questa decisione che si deve prendere. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe, scusate. Abbiamo l'imperatore. Ragazzi, potrebbe arrivare una proposta. La ruota della fortuna. Potrebbe arrivare una proposta ben interessante. Per qualcuno si tratta di una questione che è legata alla residenza, a una casa, al convivere, a un'abitazione. C'è comunque qualche tipo di cambio repentino e vi dico con 2 volte la ruota della fortuna è un po' come se annullassero quella torre, nel senso che il cambio normalmente è sempre per il più alto bene della persona, è sempre un cambio positivo. Non nego, ragazzi, che vedo un'energia super veloce, a parte magari diciamo arrivate dalla seconda metà di marzo
ehm, tranquilli, normali, un po' più lentini, sì, diciamo con il solito tran tran, mentre in questa, tra la terza e la quarta settimana di marzo, vedo che il movimento energetico è molto veloce. Allora, ho come la sensazione che qui ci sia qualche questione legata alle regole, al fare dei progetti, al fare dei programmi, al studiare che tipo di cambio fare. Tenete presente che appunto l'imperatore parla di nuove regole da seguire con costanza, è una persona, potrebbe anche rappresentare un papà, un padre per qualcuno, ragazzi, perché l'imperatore è quell'archetipo. Andiamo a vedere il re di spade. Mm. Abbiamo un 2 di coppe e un cavaliere di spade che ritroviamo anche qui. Allora, ho come la sensazione che ci sia da tagliare con qualche schema di comportamento, con qualche accomodamento. Non lo so. L'impressione è che arriviate da un periodo dove avete cercato di moderare le cose, sempre di, diciamo, mantenere le acque chete, una cosa di questo genere. Però arriverà qualche tipo di evento, qualche tipo di... potrebbe anche essere un contratto, ragazzi, appunto inerente alla casa, o cose di questo genere, che muoverà le cose. Ehm, Vi dico, avete 2 volte il cavaliere di spade, quindi ci potrebbe essere una certa voglia di fuggire da qualche tipo di responsabilità, da qualche tipo di questione burocratica. Andiamo a vedere il fante di spade. Abbiamo il matto e l'asso di bastoni. Allora ragazzi, nel caso foste, diciamo, aveste conosciuto una persona e insomma fosse una fase dove appunto le cose sono calme, sono tranquille e siete tipo in attesa di qualche movimento da parte dell'altro, qui ho come la sensazione che potrebbero offrirvi qualche cosa di più solido, qualche cosa di più stabile, qualche cosa di concreto, ma le carte vi dicono di non fidarvi tanto, sinceramente, di quello che dice questa persona, di quello che dice questa di come si presenta la situazione anche potrebbe essere. E vi dirò che molte persone tenderanno a tirare indietro, cioè viene fatta questa offerta ma voi non rispondete, è come un po' se prendeste tempo, ma probabilmente perché non siete tanto sicuri. C'è qualcosa come se non vi tornasse, o è il cambio che è troppo importante, quindi non siete insicuri e non siete sicuri che possa funzionare, o è proprio la relazione con questa persona. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. 6 di pentacoli e 5 di coppe. Voglio un'altra carta per il 5. Mm. Allora, se avete bisogno di trovare questo equilibrio di cui ci parla sia la temperanza che il 2 di coppe e il 6 di pentacoli, qui il punto è un po' come dire smettere di ragionare, di vedere le cose da un punto di vista di carenza, lasciarsi indietro le aspettative. Tenete presente che quando arriva il non ho quello, non ho, non lo so, vi faccio un esempio, non ho la macchina. E quindi c'è questa sensazione di carenza di cui ci potrebbe parlare il 5 di coppe. Con il 10 di bastoni il punto è lasciate indietro l'aspettativa, cioè l'aspettativa quale potrebbe essere che se ho la macchina mi sposterei di più, però in realtà uno si può spostare anche con i mezzi pubblici. Questo è sempre solo un esempio e quindi è un po' come lasciare indietro l'aspettativa legata a quest'idea di carenza che avete, cioè non è quello che non avete che non vi fa andare avanti, ma è questa sorta di disequilibrio che avvertite o all'interno della relazione o all'interno della situazione. Qui bisogna fare un discorso del tipo patti chiari e amicizia lunga. Se vogliamo andare avanti, andiamo avanti come si deve, mettiamo le cose in equilibrio.
Vi dico, per qualcuno ci potrebbe essere di mezzo qualche questione lavorativa, se lavorate con il partner o cose di questo genere. Andiamo a vedere questa ruota della fortuna. Di nuovo torre e fante di spade che abbiamo qui. Ragazzi, di sicuro nella seconda parte di marzo c'è un cambio ciclo. Avete 2 volte la torre, avete 2 volte la ruota della fortuna, avete il matto, avete l'asso di bastoni e tanti fanti. Quindi devo dire che sì, è come se ci fosse un cambio di prospettiva. Allora, per qualcuno si tratta di prendere in mano i documenti di questa pseudo attività. Potrebbero essere documenti di casa, se siete in una relazione, si tratta di rimettere a posto i fogli, fondamentalmente. È come se ci dovesse essere un riequilibrio a livello mentale, a livello organizzativo, che in qualche modo influisce da un punto di vista pratico. Andiamo a vedere questo re di coppe. Abbiamo un 8 di bastoni e un 9 di spade. Il consiglio qui, ragazzi, è un po' di tenervi le cose per conto vostro, anche le paure, le incertezze, le debolezze, le... Sì, perché comunque sento che la comunicazione non è delle migliori in questo periodo. So che c'è Marte che fa un transito particolare, quindi potrebbe indicare stati bellicosi, quindi low profile. Voglio andare a vedere anche questo 8 di pentacoli. E che in questo momento non siete completamente connessi con voi stessi. È come se foste presi da tante cose esterne, un po' fagocitati anche, mi viene da dire, dagli eventi esterni, per cui non riuscendo a essere bene in contatto con voi stessi è come se non riusciste a capire che cos'è la cosa migliore per voi o per la coppia o per la famiglia. È per quello che vi dicono, non comunicate tanto i vostri pensieri, le vostre emozioni. Abbiamo un 9 di coppia insieme all'8 di pentacoli. Mm. Ecco, ho la sensazione che qualcuno si identifichi con il mantenere un certo tipo di quotidianità. È quello che forse un po' qui destabilizza, perché quando c'è la torre e la ruota della fortuna è perché qualche cosa cambia. Quindi probabilmente qualcuno potrebbe essere un attimino scosso da questi cambi improvvisi, magari che non vi aspettate. Però ecco, portate pazienza, non fate diventare matti gli altri fondamentalmente, perché comunque, a parte che sono pensieri e preoccupazioni che sono inerenti al passato, quindi non è detto che quello di cui voi vi state preoccupando si ripresenti, e secondariamente, appunto, non avendo, diciamo, una linearità emotiva, potrebbe essere un dramma per niente. Andiamo a vedere che cosa vi dicono gli oracoli. La là! Ragazzi, queste sono fedi nuziali. Secondo me, allora, per come la vedo io, perché io la torre non è che la sento sempre così negativa, sì, ha una connotazione negativa, ma considerato che avete anche 2 volte la ruota della fortuna, è come se ci fosse un certo tipo di equilibrio che voi pensavate stabile, che in realtà vi si destabilizza perché è come se qualcuno vi facesse qualche proposta in più e potrebbe essere, come vi dicevo, un cambio abitativo, il comprare una casa insieme, una proposta contrattuale. E qui parla di unione, di matrimonio, di connessione di anime, wow, e di amore eterno, ragazzi, di una promessa che è per sempre. Qualcosa di, sì, di duraturo, di concreto, che va costruito poco per volta, però vi dico. Lo scossone si sentirà, ma non lo sento così negativo come viene presentato dalle 2 torri. Anzi, scrivetemelo poi nei commenti a fine marzo. O se per caso siete delle prima decade e sentite i movimenti energetici prima, scrivetemelo prima. Allora, dipendenza reciproca. Situazioni di dipendenza stanno condizionando la tua vita sentimentale. Mm.
effettivamente, ragazzi, se vediamo questo imperatore come un padre, come l'archetipo del padre, potrebbe far riferimento al fatto che ci sia da, perché abbiamo anche un re di spade in effetti, al fatto che ci sia da lavorare un pochettino sul vostro lato yang, sul vostro lato maschile. La polarità negativa è quella che lavora sull'ordine, sulla struttura, sulle regole. Andiamo a vedere. Questo ve lo dico perché di solito capita spesso, e qui anche un po' con la temperanza lo vedo, che qualcuno aspetti che l'altro prenda una decisione. Va bene, andiamo a vedere un mantra. Ok, carta numero 24 e abbiamo manifestazione e mi ricorda tanto l'immagine della stella. E il mantra è: con l'aiuto dell'universo io co-creo la vita dei miei sogni. O io sono co-creatore. Amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere comunque con un commento, con un like. Se avete piacere potete iscrivervi, condividere il video o abbonarvi al canale nel caso vogliate iniziare un percorso di crescita con me. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!